Cari amici del canale, il video di oggi non è proprio per principianti, però ho visto che negli anni molti di voi che non sapevano nulla hanno oggi il loro impianto fotovoltaico ed eolico. Quindi questa soddisfazione, vi siete fatti aiutare, come consiglio sempre, da persone competenti, da elettricisti e da coloro che sono addetti ai lavori in modo da rimanere sempre in sicurezza. Nel video di oggi andremo a parlare di tante cose, sarà molto lungo, però come sapete ci tengo a dare sempre il massimo delle informazioni. Oramai, come dite molti di voi nei commenti, questo è diventato una sorta di corso fotovoltaico, corso eolico, corso di elettronica ed elettricità, e questo non può che farmi piacere. Bene, oggi andremo ad analizzare un aspetto annoso, un po' discusso, ed è esattamente la trasformazione della corrente bifase o bifasica, come dicono alcuni, in corrente monofase. Che cosa significa questo? Significa che all'uscita dell'inverter, di qualsiasi inverter, che sia toroidale o ibrido, esce una corrente bifase, ovvero all'estremità delle due connessioni, cioè la cosiddetta fase neutro, non ne abbiamo in realtà un neutro, ma abbiamo un'altra fase. Ecco che se andiamo a misurare con il tester, toccando con i puntali queste due uscite, troveremo 230 volt, ma se andiamo a misurare la fase con la terra o il neutro con la terra, vedremo che sono 115 e 115 volt. Ebbene, questo non è un problema grosso, e più che altro, non avendo la monofase, alcune caldaie si bloccano, non tutte, quelle di nuova concezione che prevedono già anche gli inverter off-grid sono già predisposte a questo, ma la problematica è soprattutto legata ai differenziali. Perché? Perché il differenziale non funziona con la bifase. Non esiste nessun differenziale che funzioni con la bifase. Ci sono differenziali AC, quelli classici, ci sono gli A, ci sono i B, ci sono gli F, ma hanno tutti delle funzioni completamente diverse. In questo video analizzeremo come trasformare il nostro toroidale in un toroidale che produce una monofase. Attenzione, adesso passiamo all'immagine iniziale, fra 4 secondi vi spiego tutta questa ondata di informazioni che ho da darvi. E però vi dico subito questo: attenzione a come trasformate il vostro inverter, che sia ibrido o toroidale, in monofase. Perché? Perché alcune case madri, cioè produttori, usano un semplice relè per trasportare quella che è una delle fasi a terra. Però questo è un sistema che non mi è mai piaciuto nel tempo, perché la trasformazione attraverso un relè può creare delle discrepanze, ovvero se il relè si dovesse piantare o il relè dovesse scintillare, creando una concomitanza tra una delle fasi dell'inverter con una delle fasi o il neutro della rete, a quel punto perdete l'inverter. Certo, se usate relè di marca buoni come quelli della Finder, o come dico io della Finder perché mi piace americanizzare, il pericolo si attenua, però le cose vanno fatte bene. Ecco perché io non utilizzerò la modifica interna del nostro inverter, quindi lascerò il prodotto come all'origine, quindi non è manomesso, non è toccato. Ora è ovvio che noi usiamo inverter cinesi che alla fine, quando si guastano, dobbiamo ripararli in Italia, quindi non c'è una sorta di garanzia reale. Ma se andate a realizzare questo progetto in inverter ben più famosi, ben più europei, a questo punto, quando succede qualcosa e dovete tornare in sede per la garanzia, l'azienda potrebbe dirvi: è stato manomesso. Ecco perché preferisco lavorare all'esterno del prodotto. La cosa bella è che finalmente, molti di voi me l'hanno chiesto, non attaccherò più la rete all'inverter, neanche col video che avete visto, uno dei precedenti del mega impianto, dove praticamente facevo un passaggio dalla rete attraverso la possibilità di sgancio, attraverso la bobina di lancio che sganciava il magnetotermico di una delle fasi, precisamente la fase della rete. Invece il neutro andava direttamente all'inverter. Questo non ci sarà più, l'impianto diventa ancora più sobrio, più leggero, meno cavi. Però ragazzi, in questo video vedremo tanti dettagli e sarà una cosa un po' complessa per alcuni di voi, per altri invece che hanno già acquisito esperienza sarà più facile. Come al solito tanti dettagli e ci vediamo fra 4 secondi. Intanto, se volete, iscrivetevi al canale. Buona visione.
Molti di voi utilizzano per fare gli scambi automatici quelli che sono degli ATS. Questo è uno dei più comuni e c'è anche lo scambio manuale dove possiamo intervenire manualmente. Raccomando sempre, quando intervenite manualmente, di posizionare sul manuale. Attenzione, prima di cambiare. Ebbene, con questo prodotto qua ho visto attraverso le sperimentazioni che c'è qualche problema. Ecco perché lo dissi anche in un video dove presentavo questo per lo scambio del Bluetti. Non è un prodotto del quale mi fido totalmente, come non mi fido di alcuni contattori che hanno la stessa funzione di scambiare tra rete e inverter. Perché dico questo? Perché la problematica di congiunzione tra fase neutro dell'inverter con la rete esiste a fronte di diverse e tante problematiche che possono subentrare. Mentre, e andiamo subito al laboratorio così ve li faccio conoscere, io utilizzerò per questo scambio i teleruttori, ovvero teleruttori con blocco meccanico. Tenete presente che i teleruttori ci sono sia con blocco meccanico che anche blocco elettrico, quindi la sicurezza è veramente totale. Cos'è un teleruttore con blocco meccanico? Adesso vi faccio vedere un attimo la foto dei due teleruttori della ABB che ho acquistato e che sono veramente belli e potenti. Ci sono di diversi amperaggi, se avete il 3 kW, il 6 o il 12 e potete tranquillamente scegliere uno di questi. Non sono economici, sono prodotti costosi, danno certezze, danno sicurezze, fanno migliaia e migliaia di scambi senza problemi, però costano. Bene, cos'ha il teleruttore con l'interblocco? Quale caratteristica positiva ha? Ebbene, quando io uso due teleruttori, come quelli che vi farò vedere fra qualche secondo, e li connetto insieme, il blocco meccanico fa sì che quando uno sta funzionando, l'altro, ovvero la bobina dell'altro, non può attivarlo. E se attiviamo l'altra bobina sganciando questa in automatico, l'interblocco gira bloccando il precedente e facendo andare avanti quello successivo. Quindi noi avremo solo una chiusura di circuito, o inverter o rete, o inverter o rete, mai insieme. Ecco perché questi teleruttori con interblocco meccanico sono quelli che assolutamente preferisco. Li uso da tanto, ma qui ho voluto portarvi questi due prodotti della ABB che messi insieme faranno tutto quello che vedrete. Andiamo subito giù, prima ve li faccio vedere un attimo così avete il fermo immagine di quello che è il prodotto reale. Scendiamo al laboratorio. Qui vediamo il montaggio dei due teleruttori. Questi sono i prodotti, hanno al loro interno, vedete, questo che è l'interblocco. Dopodiché nella zona inferiore, cioè questa, andrà messa quest'altra plastichina per il posizionamento. Allora, come funziona? Praticamente andiamo a prendere, intanto togliamo tutti quelli che non servono perché ce ne servono 2 più 1. Quindi questi sono quelli che ci servono, più questo. A questo punto posizioneremo questo interblocco qua nella posizione giusta che è questa, ok? Quindi fissato appena appena, non si affranca in maniera incisiva, però vedete che quando vado a schiacciare lui blocca l'altro teleruttore, lo vedete qua vicino? Quindi o uno o l'altro funzioneranno. A questo punto avviciniamo questo, vedete? E mentre si trova in questa posizione andiamo a posizionare questi due blocchi che faranno da fissaggio. Come si fa? Si posiziona con, vedete che qui ha una curva, questa qui, lo posizioniamo quindi così, andiamo a pressare verso l'alto, ci vuole un po' di forza, si può fare anche con un cacciavite se vogliamo, però vediamo se riusciamo a mano. Allora, allineamento e poi appoggio. È troppo duro, allora ecco qua, ce l'ho fatta, perfetto, vedete? Si è fissato. Questo serve a fissare i due teleruttori. Giriamo l'altro lato, prendiamo l'altro interblocco, lo fissiamo qua, vedete? La posizione, vedete, con quest'angolo che va verso il basso, questa è la posizione corretta. Fissiamo così, durissimo, come è giusto che sia. Eccolo qua. Qui abbiamo creato a questo punto un blocco unico con i due teleruttori. Se schiacciamo uno, l'altro non va, vedete? Solo quando questo rilascia, questo va.
quindi c'è un blocco, lo vediamo da più da vicino, di funzionamento, vedete? Solo quando uno lascia l'altro scende. Questa sequenza che avete appena visto già vi dà grandi soddisfazioni. Non c'è possibilità di fare cortocircuito. Con questo interblocco o uno o l'altro. Adesso vediamo tutta la sequenza di montaggio di questo all'interno del suo quadretto in ABS e andiamo avanti con tutte queste informazioni. Come avete visto, come al solito, tanti dettagli perché voglio veramente che riusciate a realizzare il vostro impianto. Buona visione. Ovviamente ai teleruttori si può anche montare l'interblocco elettrico, che è una cosa che io non faccio. Bisogna fissare qua delle staffe apposite di plastica più il perno centrale che andrà fissato con i contatti. A me interessa solamente quello meccanico, perché con quello meccanico, ragazzi, non si sbaglia, nel senso che o va uno, ve lo faccio vedere da qui, o va uno e l'altro no, e solo quando questo sgancia l'altro andrà, quindi non c'è possibilità che si faccia un cortocircuito tra l'inverter e la rete. Quindi questo è quello che faccio io, cioè con due teleruttori con interblocco meccanico. C'è chi usa anche l'interblocco elettrico, che crea una situazione ovviamente più costosa, perché sono cose che non costano poco, ulteriormente sicura, però dal mio punto di vista va bene solamente così. A questo punto iniziamo la formazione della nostra scatola, ovvero posizioneremo i due interblocchi, li centriamo chiaramente, dopodiché li andiamo a fissare. Ecco qua, vedete, abbiamo creato la scatola con gli interblocchi. Qui adesso andremo a forare a misura perfetta il coperchio, in modo da creare l'uscita visiva dei teleruttori. Ci sono tanti modi per tagliare l'ABS. Io uso questo, dopo aver preso la misura con un pennarello, uso questo cutter, taglierino, e pian piano, con pazienza, si va fino a fondo. Dopo aver tagliato tutti e quattro i lati, vedete che viene via tranquillamente lo sportellino. Questo mai buttarlo, perché può servire per creare uno sportellino o la chiusura di qualcosa che abbiamo fatto in precedenza. Adesso inseriamo il nostro teleruttore in modo da combaciarlo e poi aggiungiamo gli altri prodotti. Il momento in cui andiamo a chiudere e a far combaciare, questa volta è venuto un lavoro quasi perfetto, vediamo che sulla sinistra c'è qualcosina ancora da bradere. Allora c'è chiusa la raspa, che è più veloce. Io preferisco la lima del ferro, in questo modo si fa un lavoro più preciso. Una piccola molatina, vedete qua, era anche stato disegnato giusto, con la lima si riesce a portare via quel mezzo millimetro che manca. Ok, vediamo adesso la scatola finita. A questo punto ho segnato con questi due punti, vedete, quelle che saranno le spie che andrò a posizionare, precisamente a sinistra quella dell'inverter, quindi off grid, e con questa indicheremo che l'impianto sta andando con la rete. Facciamo i fori e posizioniamo anche questi sul coperchio. Ecco qua, una volta fatto il foro, perfetto, come potete ben vedere, inseriamo la nostra spia e dietro ci andrà il suo dado di plastica. Facciamo anche l'altra e vediamo un attimo com'è la configurazione generale. Vedete, qui il livello è perfetto. Ed ecco fissate le due spie, sinistra e destra, un lavoro diciamo pulito, elegante. Adesso andiamo a posizionare il nostro dry contact esterno così, e poi posizioneremo anche questo interruttore, questo deviatore, posizione 0, 1, 2, solo inverter, solo rete. Andiamo avanti. Ebbene ragazzi, avete capito una cosa fondamentale, sarà proprio il dry contact a scambiare tra il teleruttore dell'inverter e il teleruttore della rete. Noi lo imposteremo come 48 volt passa a rete, 52 volt passa a inverter di nuovo. Bene, in questo modo noi, anche se imposteremo l'inverter con il passaggio alla rete, ma lui, non trovando la rete, resterà così com'è e continuerà a scendere, ma il dry contact farà il passaggio. Chiaramente noi dovremo sempre impostare l'inverter al cut-off, cioè il punto in cui scollegherà tutto, cioè se stesso,
Perché? Perché sennò faremo scendere la batteria costantemente. Quindi io consiglio sempre di puntare a 45 volt, 44 volt l'inverter, in modo che a fronte di eventuali picchi o di carichi eccessivi lui vada a spegnersi, evitando di scaricare totalmente le batterie che altrimenti si rovinerebbero in maniera permanente. Andiamo avanti e vediamo il proseguo dell'installazione. Dopo aver fatto i buchi sul coperchio andiamo a posizionare il nostro deviatore, quindi entrerà nel foro centrale, dopodiché posizioneremo eccolo qua, la contropiastra, andremo a inserire la prima vite, andiamo ad avvitarla. Dobbiamo sempre verificare se l'abbiamo inserito correttamente, cioè prendiamo la nostra levetta, la inseriamo e proviamo, eccolo qua, 1, 0, 2, altrimenti rischiamo di posizionarlo diversamente da come sarà la posizione finale. Ok, andiamo avanti e fissiamo tutto il resto, sarebbe dire i vari numeri, oltre le viti, e poi la levetta che avete appena visto, selezionatore. Ed ecco il nostro quadro di controllo quasi ultimato. Qui vedete posizione 1, 0, 2 e adesso non ci resta che installare all'esterno il nostro Dry Contact. Vi ricordo che A30 controller, quello che dovete acquistare. Lo metto all'esterno perché qua sotto ci sono i pulsantini di regolazione. Andiamo a posizionare questo, dopodiché faremo un foro passante per i cavi e andremo a fare tutte le connessioni. Ragazzi, direi che qui l'eleganza regna sovrana. Adesso andiamo a fare le connessioni varie, comprese quelle del Dry Contact. Bene ragazzi, abbiamo creato il nostro quadro di controllo, adesso andiamo subito a installare e alleggeriremo tutto il resto, cioè il deviatore manuale che avevamo messo, il commutatore, lo andremo a togliere perché è tutto incorporato in questo quadro. Avete visto quel deviatore che ho messo 1-2 che avevate già visto, quello più grosso, che avevo messo da solo per chi volesse, per chi ama il manuale, volesse quindi utilizzare questo in maniera semplice? Ebbene, l'ho messo nel quadro perché se volete invece dei contattori temporaneamente utilizzare anche il manuale, potete costruirvi attraverso i passaggi che avete già visto nell'altro video il vostro commutatore manuale, quindi una scatola completa. A questo punto andiamo giù, vediamo il montaggio e vediamo come l'impianto pian piano diventa complesso come cavi e semplice come cavi esterni, ma all'interno del quadro c'è un po' di complessità. Ragazzi, non potete sbagliare un filo, un cavo, se no bruciate, e qui non c'è nulla che passi in garanzia. Buona visione. Ecco ragazzi, ho fissato al muro il quadro che contiene i teleruttori, saranno fatte adesso tutte le connessioni e saranno tolte tutte le cose inutili. Ad esempio questo che è il deviatore manuale lo toglieremo perché andremo a deviare direttamente da qua, come avete visto nel montaggio, quindi avremo meno cavi, impianto più sobrio e procediamo fino al montaggio di tutti gli elementi. Iniziamo le connessioni ragazzi e qui vedete questo cavo che ho composto, vedete un cavo di terra insieme al neutro, questo andrà come da schema allegato connesso qui. Questa è l'uscita del teleruttore e il cavo azzurro di neutro andrà quindi verso il differenziale. Vi ricordo che anche qui vedrete la terra qua sopra e qua sotto, come vi sembrerà sezionata, ma invece non è così, la terra non va mai sezionata. Anche nel video precedente, quello che riguardava questo, il manuale, cioè il sezionatore manuale, la terra nei 3 punti è sempre connessa all'unica palina di terra, non bisogna creare più di una terra in tutta l'abitazione e ovviamente se avete una casa molto grande e volete creare dei punti di terra multipli potete farlo, ma dovete ricordarvi di connetterli tutti con una treccia sotterranea che comunica una palina con l'altra, quindi un'unica terra per tutta la casa. Adesso colleghiamo questa qui in modo da portare semplicemente il neutro insieme alla terra. Qui vedete posizionata in definitiva la connessione del neutro insieme alla terra dall'inverter, neutro dalla rete e questa sarà la connessione che andremo ad attaccare al magnetotermico, al differenziale qui nella parte superiore. Procediamo, vi ricordo che
la terra qui viene messa in contatto, quindi in connessione con il neutro dell'inverter, ma gli arrivi sono tutti dall'alto, quindi questo è l'inverter, questa è la rete. Quando questo connetterà la terra qua, la rete sarà sia fase che neutro completamente staccato. Questo è importante per evitare di fare un cortocircuito dove possa esserci un rientro della terra all'interno dell'inverter. Quindi non va connessa la rete a monte, ma va connessa solo a valle. Ok? Ebbene, a quello che ho appena detto voglio aggiungere un po' di chiarezza. Anche se noi abbiamo i differenziali da 30 mA, anche 10 mA, quindi interventi rapidissimi, quindi siamo ultra protetti, ma l'idea che il mio inverter vada a connettere una delle bifasi alla terra a monte non piace, perché quella è una connessione a monte fissa. Significa che se io ho una fase della rete, invece non dell'inverter ma della rete, che scarica su un telaio della lavatrice, quindi sulla massa, alla massa abbiamo connesso la terra, ebbene questa fase va a scaricarsi su una terra dove io ho messo l'inverter. Quindi la paura che possa ritornare all'inverter è tale per cui preferisco non posizionare la monofase, ovvero la bifase con la terra che diventa monofase, a monte, ma preferisco farlo a valle, cioè all'uscita del teleruttore. Questo perché, ragazzi? Perché dobbiamo e dovremmo controllare la qualità della terra di casa costantemente, ma se alla fine dalla palina dove arriva questo cavo che deve essere grosso e invece l'abbiamo fatto sottile e invece è marcito, o se lo sono mangiato i topi o quant'altro, se non c'è più la terra, ebbene quello che vi ho appena detto può accadere, cioè la fase della rete, se va a toccare la scocca di un qualsiasi apparato elettrico, mi ritorna nell'inverter. Ecco perché ho chiarito qua, faccio diventare la monofase di questa bifase dell'inverter non subito pronta sempre a monte del teleruttore, ma a valle. Andiamo avanti. Ragazzi, man mano che andiamo avanti i cavi cominciano a diventare tanti e non è ancora finita. Qua c'è da impazzire, ecco perché vi ho fatto lo schema. A questo punto vediamo questi due che sono quelli in uscita, ed è comune l'uscita tra l'inverter e la rete. Questi andranno al differenziale magnetotermico. Qua sotto vedete questi 4 che sono i positivi e i negativi che serviranno a pilotare le due bobine dei teleruttori, che vi ricordo avere un range abbastanza ampio perché lavorano da 20 a 60 volt in corrente continua. Quindi saranno connessi direttamente alla batteria con un fusibile. Questi sono quelli che arrivano dall'inverter e mancano ancora quelli che arrivano dalla rete. Non ci sarà la terra in quello della rete, ma solo qua in quello dell'inverter, ok? La rete vi ricordo che qua è connessa a tutta l'unica rete che abbiamo. Qui arriva il fase e il neutro che andranno poi in uscita a questi. Questa è l'unica uscita che sarà scelta dai teleruttori per andare o a inverter o a rete. Andiamo avanti. Ed ecco che alla barra equipotenziale positiva abbiamo attaccato il cavo positivo del dry contact che alimenta anche le bobine dei teleruttori, e ovviamente qui sulla barra negativa il cavo negativo. Vedete che qui ho montato un fusibile volante e adesso nel momento in cui lo andrò a inserire vedremo l'attivazione del dry contact. Perfetto, e qui andiamo a chiudere il coperchio. Qui chiaramente ho fatto una connessione volante, non nella canalina, per farvi vedere a voi com'è positivo e negativo. Poi ovviamente tutti i cavi andrete a sistemarli alla meglio, ovviamente in maniera professionale. Il fusibile da mettere quant'è? Va bene un 5 A perché questo deve proteggere solamente un cortocircuito, ma non ci sarà mai un assorbimento di 5 A tra le bobine e il dry contact. Ed ecco ragazzi pronto il quadro, non è ultimato perché vedete ancora le spie non sono accese, però già il dry contact sta funzionando. Prima di fare una prova di funzionamento voglio farvi vedere una cosa che è sempre piacevole. Tolgo la telecamera dal piedistallo. Guardate qua la tensione ragazzi, 53,2, ok? Guardate qua
53,2, ok? E guardate qui nelle Pever 53,2. Questo sta accadendo per un semplice motivo, perché qui adesso è sera, non ci sono ingressi, scusate che riposiziono, non ci sono ingressi dal fotovoltaico, non ci sono grosse uscite dall'inverter e ognuno di questi può variare in discesa o in salita le tensioni, seppur di poco, di un decimo, 2 decimi, però quando tutto è a riposo ovviamente è tutto perfetto. Questo è molto utile quando eventualmente la sera dobbiamo passare a rete e avendo l'equitensione il passaggio è molto più sicuro. Calcoliamo questa differenza quando lo vediamo negli impianti, perché dipende spesso dai voltometri, dipende da tante cose, in modo da lavorare con tensioni uguali. E qui ragazzi voglio dire una cosa molto interessante: il dry contact ha il correttore del multimetro, ovvero abbiamo la possibilità di salire fino a mezzo volt, cioè diciamo 10, 20, 30, 40 e 50 sono un decimo, un ventesimo, 30 e anche in meno. Quindi se abbiamo una differenza sui voltometri, sui multimetri dei vari strumenti, il dry contact si può aggiustare. Questa è una cosa molto bella che chissà perché non l'hanno fatto in qualsiasi apparecchio che ha un voltometro. Possiamo regolare quello che è la tensione per bilanciarla a quelli che sono i misuratori generali che abbiamo nell'impianto. Non esiste in tutti gli apparecchi, ma il dry contact ce l'ha. Adesso ragazzi faremo una prova di funzionamento. Innanzitutto avete visto che qua siamo in off grid, cioè c'è attivato, ovvero il circuito chiuso sul teleruttore dell'inverter e invece è aperto questo qui della rete. Adesso noi andremo a modificare, perché vi ricordo che il dry contact ha la possibilità anche di cambiare l'impostazione tra on e off. Noi andiamo a invertirla in modo che da questa funzione così andrà al contrario, cioè attiverà la rete, e vi farò vedere cosa succede. Allora andiamo nelle varie funzioni di aggancio e sgancio. Eccola qua, questa invece di H mettiamo L e guardate cosa succede ai due teleruttori. Io intanto schiaccio, insomma sto schiacciando sotto, però voglio farvi vedere qua, ok? Bene, questo non può andare giù, questo è rimasto giù, quindi il circuito chiuso adesso è diventato questo in un attimo. Torniamo adesso, invece ve lo faccio vedere in diretta, torniamo sulle funzioni, le modifico da qui. Eccola qua, mentre metto H faccio il contrario, cioè H significa alto, L significa low, cioè basso. Attenzione, guardate qua come cambia quando io schiaccio sotto. Perfetto. Avete perfettamente capito adesso? Il teleruttore con l'interblocco meccanico va a svolgere proprio questa funzione, intercambiando tra inverter e rete in maniera sicura. Continuiamo con l'assemblaggio. Ragazzi, abbiamo le batterie a 53,8 e l'impianto è tutto spento. Adesso sto andando a rete. Questo è l'impianto finito, ragazzi, è quello che risulterà. Voglio farvi un po' di videate affinché vi rimanga a video quello che dovrete vedere poi gradualmente e lentamente con i vari fermi immagini. Adesso spiegherò anche il tutto. Qui c'è l'inverter, il bastione arancione spento. Abbiamo staccato, ecco qua, a sinistra vedete c'è la rete. Ebbene, la rete l'ho staccata, questa è staccata, c'è l'uscita solamente dall'inverter, quindi l'output neutro, fase, terra. La terra è una sola, lo sapete, con tutta la casa, diventa qui parallela, cavità 4 mm quadri. Ho staccato quindi anche la fase, vi ricordate che l'avevo posizionata qui nel fotovoltaico. Impianto spento, quindi toroidale spento, però il sole sta entrando, ragazzi, quindi adesso ho 81 volt sui pannelli trasformati in ampere, cioè quasi 30, e in batteria 54 volt di batteria
con 48 ampere, quindi oltre 2 kW. Sta funzionando tutto perfettamente. E adesso passiamo ai dettagli di questo quadro. Qui partiamo dalle barre equipotenziali, qui c'è un positivo e un negativo, passano dal fusibile e vanno ad alimentare attraverso questo cavo che cosa? Il dry contact, vedete qua dietro passa, esce di qui. A sua volta il dry contact alimenterà attraverso questi 4 cavi, 1, 2, 3 e 4, vedete questi rossi e neri, alimenterà le bobine qua sotto dei teleruttori. Le bobine, ricordo, lo vedete scritto anche qua, sono bobine che funzionano da 20 a 60 volt in corrente continua e anche in corrente alternata da 24 a 60 volt. Questo modello di teleruttore è un ABB, lo vedete qui, ABB AF 3030 0011. Attenzione perché ci sono diversi modelli che funzionano anche solo con la 220. Bene, qua sotto vedete la congiunzione del neutro con la terra. A questo punto abbiamo trasformato il nostro toroidale in monofase. Qua sopra sono gli ingressi, quindi ragazzi qui entra sul teleruttore di destra solamente fase e neutro, invece su quello di sinistra entra fase, neutro e la terra, perché è in questo punto che la terra fa il passaggio quando va in chiusura e si congiunge con questo ponticello al neutro. Quando escono da sotto, vedete questo ponte grigio connette le due fasi, inverter e rete, e questo neutro allo stesso modo col ponticello tra inverter e rete. Chiaramente questa non è una congiunzione reale, perché? Perché o uno o l'altro sono spenti. Quindi quando l'inverter passa di qua ed esce trova un parallelo, ma di qua è sganciato. Quando questo, come in questo caso, è chiuso, passa ma trova questo sganciato e non c'è possibilità di connetterli insieme perché c'è, come avete visto, il blocco meccanico. Bene, quando escono questi cavi da 4 mm quadri vanno qui esattamente al differenziale magnetotermico. Questo è un classico differenziale da 30 mA di tipo normalissimo, non c'è bisogno di comprare chissà cosa, questo è un AC. Bene, da sopra esce sotto e va alla casa, quindi questo è il cavo che alimenterà poi sempre un 4 mm quadri che alimenterà l'abitazione. Quindi cavo in ingresso, questo dalla rete entra e sale, cavo in uscita che va alla casa. Questo ve lo faccio vedere così, ragazzi, ed è abbastanza impegnativo, però se guardate bene il disegno, lo schema che vi ho fatto, qui vi ho fatto vedere tutti i dettagli, sono sicuro che potete riuscire a comporre anche voi, con l'aiuto ovviamente di una persona competente, questo quadro. Attenzione, le due spie, 1 e 2, sono connesse in parallelo alla bobina, quindi queste sono spie a 48 volt. La prima è connessa sotto in parallelo, dove è connesso il contatto chiuso per alimentare la bobina del dry contact, lo vedete, e la rossa che riguarda la rete, perché rosso uguale rete, cioè brutto, invece verde uguale inverter, cioè off grid, bello. Permettetevi questa ironia. E queste sono le bobine, vedete, in parallelo sul nostro LED. Allora, i LED sono accesi, però sono poco luminosi, vedete? Allora, questo lo andrò a sostituire, questo è spento invece, vedete? Ne andrò a sostituire con uno più luminoso, comunque sta funzionando perfettamente. Adesso vediamo un po' di funzionamenti, ragazzi. Qui siamo a rete, ok? Se io sgancio la rete, vedete che si sgancia tutto e sto andando con la luce di emergenza. Adesso riaccendo la rete, passiamo
al manuale, quindi andiamo avanti col dry contact in tutte le sue funzioni. Questo vi ricordo 000 dà la possibilità di cambiare anche la tensione di un decimo, quindi questo è interessante quando avete una tensione che non è equipotenziale. Andiamo avanti, eccolo qua. Se adesso da L faccio H, vado a invertire la funzione che serve a noi. Siete pronti? Quindi vedrete il passaggio da rete a inverter. Attenzione ragazzi, se lo facessi adesso cosa succede? Passa a inverter, ma vi ho detto che l'inverter è spento, quindi non ci sarebbe un passaggio. Allora cosa facciamo? Accendiamo l'inverter, aspettiamo che lui si connetta, faccia le sue verifiche. Ecco qua, ho aspettato che si spegnesse la ventola, giusto per il test che dura circa una trentina di secondi. Come vedete qua siamo a 54,2 volt di batteria, c'è 0 watt di assorbimento, in realtà è intorno ai 38-40 watt, perché vi ricordo che i toroidali e i trasformatori consumano molto meno degli ibridi, siamo sui 38-40 watt rispetto agli 80, 90, 70, 100 a secondo dell'ibrido che comprate, che sono il doppio o il triplo del toroidale. A questo punto facciamo il passaggio da rete a inverter. Perfetto. Ha cambiato la sua impostazione, ve la faccio vedere così. Si è staccata la rete ed è passato a inverter. Ragazzi, questo è l'impianto nella sua totalità. Facciamo un altro passaggio a rete. Guardate la luce, se vedete dei bagliori. Appena si è visto il bagliore. Ma la cosa bella, la cosa veramente bella, è che non abbiamo più connesso il nostro inverter alla rete. Siamo totalmente fuori. Quindi quando l'Eleric sgancia, l'inverter è sganciato totalmente, non ha la limitazione della rete, ok? Non abbiamo quindi più la limitazione che passa da una dei magnetotermici delle bobine di lancio. È tutto più elegante, più sobrio. Adesso chiudiamo tutto, ma prima voglio fare un'altra prova ragazzi. Vediamo se la monofase è realmente monofase, ok? E questo ragazzi è il momento topico del nostro test. Andiamo a vedere se c'è la monofase in uscita al nostro inverter. Vi dico come si fa ragazzi, l'ho detto anche all'inizio, quando misuriamo tra il neutro e la terra abbiamo un potenziale 0 e poi dalla fase invece alla terra dobbiamo misurare 220-230 volt. Vediamo nel nostro caso questo inverter toroidale così economico rispetto ad altri di marca che cosa presenta quando andiamo a misurare la tensione innanzitutto, nonché la monofase. Buona visione. Bene ragazzi, verifichiamo a questo punto se abbiamo realizzato la monofase. Qui siamo, come ben vedete, a rete, quindi abbiamo in chiusura il teleruttore della rete. Vediamo cosa succede in termini di tensione e di monofase. Allora, qui siamo ovviamente nei puntali della rete, ok? E qua segna 200, scusate un attimo, un falso contatto, 227 volt in rete. Sganciamo questo teleruttore, agganciamo questo semplicemente col pulsante del dry contact. Ecco qua, siamo passati, l'avete visto, a inverter, abbiamo sganciato la rete. Facciamo la stessa misurazione. Innanzitutto vediamo la tensione quant'è. Ok, 2,25, ottimo. E adesso posizioniamo neutro e terra. Ecco qua, 0, identica alla rete, cioè 0 volt. Quindi abbiamo creato la monofase in uscita. A questo punto ovviamente
il magnetotermico e tutte le strumentazioni di sicurezza funzionano. Mi raccomando una cosa molto importante: sappiate che il test del magnetotermico, ovvero del differenziale magnetotermico, questo è incluso tutto in uno, non è un test che vi dice se c'è la monofase, questo serve a vedere se, diciamo, il funzionamento è ancora valido. Andrebbe fatto il test ogni 6 mesi circa per vedere se effettivamente avete un funzionamento del differenziale. Ci vorrebbero degli strumenti, ragazzi, molto semplice. Abbiamo fatto, cioè semplice nel senso che insomma abbiamo creato un po' di cavi, un po' di situazioni varie, però spero che abbiate capito bene, e abbiamo creato in uscita la monofase con tutte le protezioni. Ebbene, abbiamo fatto un test a scatola aperta. Adesso che abbiamo chiuso la nostra scatola di controllo, andremo a fare un test più dettagliato. Come vedete qui stiamo funzionando a inverter, però prima di vedere la monofase voglio sganciare, cioè passare alla rete. Ebbene, attiverò qua il dry contact che farà lo scambio alla rete. Benissimo, siamo passati a rete. A questo punto vediamo che cosa esce dall'inverter. È molto semplice: noi andiamo a posizionare i puntali del mio tester in uscita dall'inverter, ovvero a monte. Qui abbiamo esattamente 227 volt circa. Bene, questa è l'uscita fase neutro, ok ragazzi? Adesso se vado a mettere neutro con terra, che cosa uscirà? Ebbene, lo vediamo subito. 117 volt. Allora posizioniamo la terra, che ho lasciato il puntale rosso, con la fase, vedete? Ebbene, qui abbiamo 113 volt. Non è sempre uguale, non è 115 perfetto per 2, ma in questo caso abbiamo 113 di qua, e sul neutro abbiamo 118. Ok? Sono due fasi che la cui somma, scusate, fa la 230 volt. Bene, a questo punto andiamo a switchare e andiamo a modificare l'impianto, cioè andiamo a chiudere il neutro passando a inverter. In questo momento siamo a inverter. Ebbene, che cosa abbiamo a valle? Misuriamo innanzitutto la tensione con fase neutro. Ebbene, su questi puntali abbiamo la 230, cioè 225, ok? A questo punto posizioniamo neutro e terra, e non è più 118 ma è 0, ragazzi. Eccoci qua, 0,001. Adesso posizioniamo tra terra e fase ed è diventato 230 volt, ovvero 225. Quindi abbiamo creato la monofase. Bene ragazzi, abbiamo realizzato la monofase, abbiamo i nostri meccanismi di protezione attivi, abbiamo i differenziali che funzionano, i magnetotermici, e quindi siamo protetti. La cosa bella ragazzi, l'avete anche vista, l'avete forse ipotizzata, il fatto che non abbiamo attaccato la rete all'inverter, avremo un consumo inferiore di stand-by. E quant'è questo consumo? Lo andiamo a vedere subito in laboratorio con il prossimo test che voglio fare. Quanto consuma il toroidale in stand-by? Teniamo presente che la rete che non abbiamo agganciato all'inverter ma abbiamo agganciato al telerottore, che è staccato e quindi non sta dando corrente di rete a niente, a nessuno, è fermo. Quindi abbiamo un consumo da rete zero. Vediamo quanto assorbe il toroidale dalla batteria, perché questo discorso si può fare anche con gli ibridi, ma l'ibrido dalla batteria andrà ad assorbire molta più corrente. Ecco perché io spingo, in certe situazioni gli ibridi sono anche utili, quando dobbiamo purtroppo viaggiare con impianti più semplici, dove
non vogliamo comprare un EPEVER separato, ma vogliamo tutto in uno, soprattutto sulla 12 volt. Le grandi potenze, anche gli ibridi hanno molta potenza disponibile, però queste perfezioni di comportamento sui toroidali sono veramente piacevoli. Ora, adesso vediamo quanto consuma il toroidale in stand-by, lo vediamo in laboratorio. Ragazzi, già che mi trovo qui voglio fare un'altra prova di quelle reali, di quelle che piacciono a voi. Qui vedete che siamo a rete, quindi non sto andando con l'inverter, ovvero c'è sganciato l'inverter, ma è acceso. Significa che sta esattamente consumando i suoi watt, i cosiddetti stand-by. C'è zero in uscita, ma sappiamo che quella è una raffigurazione non reale. Allora cosa faremo? Andremo con un amperometro. Ebbene, andremo direttamente sul cavo di alimentazione a leggere i consumi reali con l'amperometro. Posizioniamoci qui. Qui vedete che ho questo amperometro che è quello classico mio che uso. Azzeriamo i parametri. Ok, adesso accendiamo luce. Perfetto. E adesso andiamo sul polo positivo, scusate che c'entro. Eccolo qua. 0,60 ampere. Ok? Ora 0,60 cosa vuol dire? Vuol dire che la batteria, che in questo momento, torniamo sul display, si trova a 53,6 volt, lo vedete? Il 60% di 53 volt uguale circa 30 watt. Questo è quello che consuma il toroidale e l'avete visto in diretta. Ritorniamo adesso a inverter. Già che ci siamo ragazzi, andiamo a misurare anche la temperatura delle EPEVER. In questo momento vediamo che sta producendo 2500 watt circa, vediamo un attimo, ecco qua, 75 sui pannelli per 35, siamo a 54.1 per 45 ampere, quindi veramente siamo oltre 2000 watt. Ebbene, se andiamo a misurare la temperatura del dissipatore posteriore, ragazzi, siamo a 33.6 di massima temperatura, lo vedete in blu sotto. 33.6 è la temperatura di un EPEVER che sta facendo introdurre in maniera silenziosa, silenziosissima, cioè non ha la ventola praticamente, all'interno della batteria oltre 2 kW. L'avete visto in diretta. Questa è un'altra cosa fantastica degli EPEVER. Ecco, 54 volt per 34 ampere, ci sono piccole nuvole passanti. Ottimo. Ragazzi, che spettacolo! Già che c'ero mi sono sprofondato nei test. Avete visto questi 30-40 watt con la pinza? Avete visto? Mentre mi avvicinavo già a bocca aperta, la pinza già rilevava una quarantina di 0,40 ampere e poi ha chiuso sui 60. Già rilevava prima ancora di mordere. E la cosa bella è anche la temperatura. Avete visto? Senza ventole questi EPEVER, silenziosamente, con 2500 watt, perché quasi 2005, 33 gradi, cioè non esiste. Poi ventole zero, rumore zero. Avete visto quante riprese ho fatto? C'era poco consumo con l'inverter, ma sempre 400, 500, 600 watt, eppure l'inverter era silenzioso, il silenzio assoluto. Insomma, questi sono gli aspetti positivi. Poi ognuno chiaramente deve sempre scegliere dove dirigere i suoi sforzi, dove impegnarsi per realizzare il suo impianto. L'importante è creare la propria corrente e voglio aiutare tutti in questo. Detto questo, andiamo avanti adesso con quello che è il momento cruciale, quando vediamo un impianto finito, andiamo a ripercorrerlo con lo sguardo, ce lo sposiamo, siamo lì a guardarlo e diciamo: oh, che bella soddisfazione, ho il mio impianto, sono off-grid. Buona visione. Qui ragazzi vedete tutto chiuso. Riassumendo, abbiamo il nostro dry contact che pilota tutto,
abbiamo il nostro teleruttore di sinistra per l'inverter, questo per la rete, le due spie, in questo momento c'è accesa questa verde, sono a bassa luminosità, queste le cambierò ovviamente, e questa rossa per la rete. Io ho posizionato, l'avete visto, l'ho detto all'inizio, anche questo scambiatore. Perché? Perché chi è amante dei vintage, cioè dei manuali, può entrare in questa scatola e gestire tranquillamente, manualmente, la posizione 0, 1 e 2, invece dei teleruttori. Comunque quando si fa un quadro, mettere un deviatore di questa tipologia può sempre essere utile per le evoluzioni future e ne vedrete anche su questo canale. Qui a sinistra abbiamo un piccolo quadretto con il differenziale magnetotermico da 30 mA, la tensione abbiamo visto 225 volt, 230 quasi, ed è una monofase perfetta. La andiamo a rimisurare adesso in diretta. Accendiamo il mio multimetro, mettiamo su corrente alternata, eccolo qui, posizioniamoci, vedete che c'è attivato l'inverter e non la rete. Andiamo a misurare innanzitutto la tensione ai capi di fase e neutro, 225, perfetto. Adesso posizioniamo su neutro e terra, vedete questi due ingressi, e andiamo a vedere cosa succede. In diretta ci sta segnalando 0 volt. Ragazzi, questa è la monofase. Andiamo a visionare tutto l'impianto adesso. Vedete, bello elegante, sobrio, leggero. Qui c'è il bestione. Qui abbiamo il wifi. Adesso non lo vendono più questo, ci sarà quello nuovo. Quando arriverà sul mio laboratorio vediamo come sarà. Questo è l'EPEVER, questo è la bobina di lancio con i magnetotermici, bella pulita, 4 ingressi, ne sto utilizzando chiaramente in questo momento uno solo. Io ho messo positivo e negativo, quindi ne sto utilizzando 2. Si scende e si va alle nostre batterie con l'Elerix. Bene, questo quanto ragazzi, torniamo in scrivania per le considerazioni finali. Però come avete visto questo video è iniziato con questa immagine. Perché? Perché la prossima volta andremo a vedere che tipo di onda esce dal toroidale. Io lo so perché è già anni che lo uso, quindi sicuramente l'avete capito, un'onda sinusoidale pura, perfetta. Però non lo voglio semplicemente misurare e basta, ma voglio spiegarvi come funziona questo strumento. Che cos'è questo strumento? È un oscilloscopio portatile. Voi sapete che presentai tempo fa, ai tempi dei condensatori e del bilanciamento, il top balancing delle celle, presentai questo che è un Amantech ed è un alimentatore stabilizzato a basso costo, fantastico. Vi dico anche una cosa su questo: a volte mi chiamano degli amici del canale e mi dicono Gianni non funziona più, ho sbagliato perché dall'uscita ho messo positivo o negativo, si è bruciato. Ragazzi, quello che si brucia all'istante è uno dei diodi che trovate sulla scheda, quindi potete aprirlo, potete guardare la scheda e vedete un diodo bruciato. Ebbene, col saldatore lo togliete, lo cambiate e funziona. Quindi è veramente un muletto. Bene ragazzi, non ho voluto proporvi un oscilloscopio professionale che ha tante funzioni. A noi interessa, per coloro che sono appassionati, verificare alcune cosettine con l'oscilloscopio. Ebbene, non volevo farvi vedere semplicemente l'onda sinusoidale pura attraverso questo strumento con tutti i loro specifici cavi di connessione, ma volevo presentarvi questo perché vorrò spiegarvi nei dettagli come funziona e voglio spiegarvi cos'è un oscilloscopio, come si usa, come si rileva, perché se lo attaccate male, se non fate le apposite tarature, ebbene quella che vi uscirà non è un'onda perfetta, ma è un errore perché non siete capaci di usarlo, e questo è abbastanza comune per chi non ha dimestichezza con gli oscilloscopi, può fare questo errore. Quindi in una delle prossime, non immediato ragazzi, perché abbiamo insomma
ci sono tanti video da fare, voglio soddisfare anche tutte le altre richieste. Questo è un video un po' professionale, andiamo anche un po' schisci, si dice a Milano. Poi c'è la macchinina, ragazzi, nei prossimi video vedremo la macchina che diventa 15 kWh, vedremo la macchina che alimenta la casa. Ragazzi, non fatemi fare lo spoiler. Attraverso questo bel prodotto, sempre della Hanmatech, bene, voglio farvi vedere l'onda sinusoidale pura di questo meraviglioso inverter a basso costo, grande potenza e quant'altro, spiegandovi come funziona un oscilloscopio e nello specifico questo. Quindi con questo video andiamo a chiudere, ragazzi. È stato lunghissimo, era doveroso, mi avete mandato tanti messaggi, spero di aver soddisfatto le vostre richieste. Vi incoraggio, se volete, iscrivervi a questo canale e ci vediamo al prossimo video.